Giornata dedicata ai rapporti tra America e Italia legati dal valore della cultura e della diplomazia culturale, prendendo spunto da un possibile nuovo rinascimento in chiave naturalmente però moderna, in grado di sprigionare le energie positive e i benefici che a suo tempo questo periodo storico seppe diffondere davvero per tutta l'Europa. Prima di iniziare, di entrare nel vivo e di dare la parola naturalmente al fondatore e direttore di Renaissance Evolution, Roberto Masiero, iniziamo leggendo, interpretato da Vincenzo Bocciarelli e da Alessandra Pinella, il manifesto di Renaissance Evolution in versione italiana, diciamo. Prego, a voi la parola. Perspective and new formula for the sustainable collective growth of global markets through its understanding of the intricacies of human interaction, foresight into future trends, and network of global influencers. The Renaissance Evolution Academy presents a new executive curriculum and C-suite position. The Chief Cultural Officer. It's all about connecting, the culture of knowing what's next, disrupting one another, bringing people together to help each other, seeing the impossible as possible, creating greatness together. The Chief Cultural Officer, shaping the evolution of the global economy. In questa piccola terra bagnata dal Mediterraneo nasce la prima Europa romana. In questa piccola terra bagnata dal Mediterraneo nasce, si distrugge e rinasce l'etica umana. In questa piccola terra bagnata dal Mediterraneo si alterna il mutare del pensiero umano in continua trasformazione e ricostruzione. In questa piccola terra bagnata dal Mediterraneo nasce, fra squilibri e contraddizioni, il Rinascimento. Il Rinascimento, il Rinascimento. Ci insegna che nulla muore, ma tutto si trasforma. Il Rinascimento ci insegna che saper leggere il passato illumina il nostro futuro. Il Rinascimento ci insegna sullo sconvolgimento economico, politico, religioso e sociale. Renaissance Evolution è il nuovo manifesto di Rinascimento, perché Rinascimento è una necessità al fine di far rinascere una coscienza collettiva. L'impero ottomano si espandeva. Nascevano gli stati moderni, Francia, Inghilterra e Spagna. Si scopriva il nuovo mondo. Nascevano i grandi colonialismi. Nasceva un'economia mercantile su scala mondiale. La Chiesa si divideva in cattolica e protestante. L'Oriente, oggi come allora, si trasforma. Nascono nuove forze geopolitiche, si scopre che il nuovo mondo è forse il vecchio mondo. Si perpetuano vecchi e nuovi colonialismi, nasce un'economia virtuale su scala mondiale. Fra la fine del XIV secolo e i primi del XV, Firenze, Venezia e Roma sono vere fabbriche di artisti, letterati e ingegneri rinascimentali. Questi viaggeranno poi in tutta Europa, rivoluzionando la società del tempo nel modo di pensare, di vivere, di vestire, di sentire, di vivere. Di vivere. Fra la fine del XX secolo e i primi del XXI secolo, Firenze, Venezia e Roma sono in attesa di rinascere. Artisti, letterati, ingegneri e scienziati dalle menti più prodigiose attendono il loro ritorno. Questi viaggeranno poi in tutto il mondo, come nel passato, rivoluzioneranno il modo di pensare, di vestire, di sentire,
di progredire. Nel XV secolo l'uomo è un soggetto unico in tutto il creato, in grado di autodeterminarsi e di coltivare le proprie doti, con le quali potrà vincere la sorte e dominare la natura modificandola. L'uomo è artefice della propria sorte. Della propria sorte. Questo è il manifesto del pensiero rinascimentale. Rinascimentale. Nel XXI secolo l'uomo è un soggetto che è parte di una grande comunità, in grado di aggregarsi e di coltivare legami costruttivi e continuativi, con i quali potrà vincere la sorte e armonizzarsi con la natura che lo circonda. L'uomo è parte del mondo. L'uomo è parte del mondo. Questo è il manifesto del pensiero di Renaissance Evolution. Sintesi dell'idea rinascimentale è la concezione di una nuova educazione. Nelle università le generazioni rinascimentali studiano in libri stampati, apprendono i classici nelle lingue originali del latino, greco ed ebraico. Sintesi dell'idea di Renaissance Evolution è la concezione di una nuova educazione. Le generazioni di oggi studiano con nuove tecnologie una nuova metodologia di cultura diplomatica. Sintesi dell'idea rinascimentale fu l'uso di cosmetici, profumi e gioielli. L'eleganza nel vestire degli uomini e delle donne italiane nel Rinascimento non ebbe pari nel resto d'Europa. Nacque una vera e propria moda italiana. Moda italiana. Sintesi dell'idea di Renaissance Evolution è la promozione dei pensieri e delle mode ad essi associati nella società ormai cosmopolita. Sintesi dell'idea rinascimentale fu un'architettura sempre più sfarzosa e ben consolidata, un arredamento costituito da un mobilio di grande pregio, in cui letti a baldacchino si alternavano a saloni di gran lusso. Gran lusso. Sintesi dell'idea di Renaissance Evolution è un'architettura che rispetti sempre più l'idea artistica del bello e della natura che la circonda. Sintesi dell'idea rinascimentale fu il cambiamento del ruolo della donna, che ricevette un'educazione pari a quella dell'uomo, studiava materie classiche e acquistava rilievo nella vita sociale. Un esempio per tutti? Lucrezia Borgia. Perfetta castellana rinascimentale, fu un'abile politica e accorta diplomatica. Sintesi dell'idea di Renaissance Evolution è l'evoluzione delle generazioni future attraverso l'arte della diplomazia culturale che mira alla sensibilizzazione della coscienza umana attraverso le arti. L'attività creativa rappresenta infatti quel modo onirico e quel mondo senza il quale il mondo stesso non ha senso di essere. Sono il legame più profondo tra l'uomo e la spiritualità. Renaissance Evolution è un polo culturale che unisce le società nel mondo. Le società nel mondo. Le società nel mondo. Le società nel mondo. Chi trasforma un luogo dove dormiamo in un luogo dove viviamo è patrimonio culturale comune. Questo hanno capito tutte le civiltà, dai greci dell'antichità ad oggi. In questo periodo di grandi difficoltà economiche, la cultura sembra inutile, ma diffondere cultura significa difendere la nostra storia di esseri umani. Tutte le società in ogni momento avevano bisogno di luoghi, idee, rappresentazioni artistiche al fine di acquisire quella consapevolezza che li rendeva cittadini appartenenti ad una comunità. Mantenere viva la cultura in tempi di crisi è segno di una società che non cede allo sconcerto, che coltiva il legame tra i cittadini, che offre a tutti gli strumenti per capire il presente e progettare il futuro. Il futuro. Il futuro. Cultura è anche lavoro. Dopo una mostra, un concerto, un museo, una conferenza, non ci sono solo artisti intellettuali più o meno conosciuti, ci sono le maschere, persone che puliscono, le biglietterie, i tecnici del suono, luci e tantissime altre maestranze. Senza il nostro libro preferito, senza il film che ci ha fatto piangere, senza la melodia che ci ha fatto innamorare, senza la musica Senza la musica. che ci ha regalato chiavi di conoscenza
e di coscienza saremo tutti più tristi, soli e inconsapevoli. Renaissance Evolution. Grazie davvero Vincenzo Bocciarelli, Ghida Alessandra Pinella per essere stati con noi e per la vostra interpretazione. C'è un riconoscimento per voi. Grazie. Grazie. Vieni qua. Lo dedichiamo a tutti gli artisti, visto che l'arte, la bellezza salverà il mondo. Grazie a tutti. Grazie e a tutti. Viva Renaissance Evolution. Grazie. Bene, lascio volentieri il leggio per un'introduzione ai lavori a Roberto Masiero, fondatore e direttore esecutivo di Renaissance Evolution. Buongiorno a tutti, sono Roberto Masiero, sono molto felice di essere in Italia, sono da 20 anni negli Stati Uniti, nelle Americhe. So che questi testi detti magari per voi sono abbastanza naturali, li sentirete tutti i giorni, ma realmente fuori da questo paese queste parole hanno un significato vero. Gli italiani all'estero sono ben voluti, i prodotti italiani sono ben voluti, quindi non dimentichiamoci dell'importanza di un magnifico periodo che è il Rinascimento. Molte volte questo viene dimenticato. Adesso siamo qui, la nostra fondazione è stata creata a Washington DC, alcuni anni fa è stato incorporato un secondo ufficio a Miami recentemente e grazie anche al Consolato Generale di Miami e al Ministero degli Esteri siamo diventati enti promotori della cultura italiana. La cultura è molto importante. Tra l'altro noi ci stiamo distribuendo anche e abbiamo l'ambasciatore Palmas, abbiamo gli ambasciatori della Repubblica Dominicana perché varcheremo anche i Caraibi. Renaissance Evolution basicamente adesso ha una profilazione e ha degli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi sono molto semplici, lo faremo attraverso la diplomazia culturale. Ci sarà la formazione di 5.000 Chief Cultural Officer nei prossimi 2 anni. Ringrazio il senatore presidente Pier Ferdinando Casini che ci ha ospitato e tra l'altro è con noi dall'inizio di questa idea e di questa avventura. I Chief Cultural Officer siamo noi in qualsiasi ambiente, azienda, accademia, capi di città oppure di governi. Li stiamo dando soprattutto nell'area americana, siamo molto persistenti in questo, stiamo creando un bellissimo network di persone pensanti che vogliono trovare una sinergia, quindi vi invito assolutamente a partecipare a questo programma. Secondo, abbiamo la volontà di raggiungere e comunicare con le accademie. Ci sono qua illustri ospiti, rettori di accademie e personaggi importanti del mondo accademico italiano. Per soddisfazione personale di DNA italiano abbiamo portato questa esperienza anche qui. Abbiamo dei bravissimi ospiti, Tim Phillips da Washington, abbiamo dei bravissimi ospiti di Avisa che sarà la nostra partner in comunicazione, hanno appena fatto un bellissimo lavoro con Matthew McConaughey, non so se vi avete visto l'attore che ha lottato in questi ultimi periodi, questo texano che ha lottato per trovare un accordo bilaterale negli Stati Uniti, che ricordo è molto importante, gli accordi bilaterali. Cerchiamo di non estremizzare le cose, cerchiamo di andare sempre più al centro. Quindi Matthew McConaughey con questi signori nel giro di 15 giorni è riuscito a fare la campagna motivazionale, è riuscito a incontrare sia il Presidente degli Stati Uniti che 4 senatori repubblicani, democratici, metterli a un tavolo e semplicemente trovare un accordo perché l'uso delle armi in America venga un po' più controllato. Abbiamo l'eccellentissimo Monsignor Paglia, che sono onorato di avere, perché lei è un faro anche da noi negli Stati Uniti in Centro America e spero di averla presto anche nel prossimo evento di Miami
a ottobre e nel prossimo evento di novembre in Repubblica Dominicana che faremo insieme all'ambasciata italiana. Questo è tutto, quindi cercheremo di avere l'appoggio anche dei media. I media sono molto importanti e quindi di comunicare anche a loro cosa stiamo facendo. Questo è tutto e vi ringrazio. Bene, l'ha già fatto Roberto, consentitemi anche a me di dare il benvenuto agli ospiti illustri che saranno con noi in questo pomeriggio, ai quali naturalmente lascerò la parola breve per guidarci in questo viaggio di diplomazia culturale proprio tra le due sponde dell'Atlantico. Quindi saluto Pier Ferdinando Casini, senatore, presidente dell'Interparlamentare Italiana, già presidente della Camera dei Deputati. Benvenuto. Non si sono voluti accomodare qui, quindi raggiungeranno il leggio uno per volta, così siamo tutti più tranquilli anche per il Covid. Antonella Cavallari, ambasciatrice, segretario generale dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana. Benvenuta. Don Vincenzo Paglia, naturalmente presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Buonasera Monsignore. Stefano Querolo Palmas, ambasciatore d'Italia a Santo Domingo. Benvenuto. Michele Pavan, fondatore e AD di Minter Group. Benvenuto. Bene, ci raggiungerà più tardi anche il ministro Dario Franceschini. Io adesso chiamerei sul palco Vincenzo Paglia perché il manifesto di Renaissance Evolution che abbiamo appena ascoltato ci spiega quanto sia necessaria una rinascita della coscienza collettiva, questo per promuovere i valori fondamentali a beneficio della comunità. Ecco, oltre naturalmente alla necessità di armonizzare poi l'uomo con la natura che lo circonda. Sono tutti temi cari a Vincenzo Paglia. Prego, a lei la parola. Grazie dell'invito e io dico che c'è bisogno di Renaissance, assolutamente, perché non è scontato. E noi, lo diceva Giovanni Paolo II, l'uomo quando manca di visione non riesce a vivere in armonia. Noi siamo entrati nel XXI secolo un po' a testa bassa, senza una visione. Abbiamo parlato di globalizzazione, ma in realtà il rischio è che non avendo una visione comune, ciascuno ha pensato al proprio recinto. Se noi immaginiamo come è nato il XXI secolo e gli Stati Uniti ne hanno patito il dramma iniziale, le Torri Gemelle, da allora si sono susseguite crisi una dietro l'altra fino a questo momento. Chi avrebbe immaginato che dopo il dramma della pandemia avremmo avuto una guerra? E chi avrebbe immaginato che questa guerra già mondiale può produrre disastri incredibili in tutto il globo? Renaissance ci viene a dire una cosa, che l'indispensabilità di una visione comune è cruciale. Da soli non ci si può salvare, nessuno, nessun paese. Di qui l'urgenza di una visione che accomuni tutti i popoli, nessuno escluso. Lo abbiamo intuito con il Covid, quando abbiamo pensato, giustamente, che se non si dà il vaccino a tutti non è che ci si può salvare. Il Covid non conosce frontiere, non le conosce. Un essere minuscolo, neppure vivente, parassita, che parte da Wuhan, va in Germania, arriva a Cotogno, dopo una settimana l'Italia è a terra, bloccata. E nonostante tutti i nostri progressi, per salvarci, continuiamo ancora con questa mascherina che si usava nel 600 per difenderci dalle pesti. E mentre il mondo ci unisce, ci connette tutti, noi dobbiamo distanziarci per sopravvivere. Ecco l'urgenza di una visione. E a mio avviso
ho contingentato i tempi, in una condizione nella quale per la prima volta nella storia l'uomo può distruggere se stesso e l'intero pianeta, prima con il nucleare. Fortuna, abbiamo avuto paura, abbiamo fatto gli accordi. Poi con il clima, sebbene il club di Roma ci avesse avvertito nel 1954, abbiamo dovuto aspettare il 2015 perché i responsabili dei paesi si riunissero. E noi vediamo che cosa accade con il cambiamento climatico. Terzo, le nuove tecnologie emergenti e convergenti che possono trasformare l'uomo in una maniera così radicale da poter creare dei mostri. Di fronte a tutto questo, o c'è uno scatto, appunto, di umanesimo, o siamo persi. Io qui mi permetto di dire che una visione completa ce l'ha data Papa Francesco, con due grandi prospettive. Quella, anzitutto, della Laudato Si. La terra è la nostra casa comune. Il clima non si può fare a fette, il clima non conosce nazioni, il clima è del pianeta. E questo l'abbiamo capito. C'è poi un'altra prospettiva che facciamo fatica a capire, ed è che gli abitanti della terra formano una famiglia. I popoli formano una famiglia plurale, articolata, ciascuno con le proprie tradizioni, ma c'è un'unica casa e un'unica famiglia. Se questo non si capisce, io credo che il rischio della esplosione del nostro pianeta è alle porte. Questo ci è stato detto già a suo tempo, quando all'inizio fu detto da uno ben più autorevole: non è bene che l'uomo sia solo. E lo disse dopo che si sbagliò. Il Padre Eterno, quella volta che fece Adamo, prima creò il cielo e il sole con le parole. Dovendo fare l'uomo divenne artigiano, lavorò, lo fece, era perfetto, non c'era un muscolo fuori posto. Pensate alla Cappella Sistina, alla creazione di Adamo. Il Padre Eterno si avvicina, permettetemi un po', sono sempre un vecchio parroco romano, e fa: oh Dio, mi sono sbagliato. Quell'uomo perfetto era triste perché era solo e fece il capolavoro, la donna. Qui voi donne siete il nostro capolavoro, tanto che appena l'uomo la vide sbarellò. E il Padre Eterno affidò non, e qui è il punto, non all'uno o all'altra, alla loro alleanza. Alla loro alleanza affidò, primo, la custodia del creato. Siete signori, non padroni, con stile. Non padroni, siete signori tanto che date anche il nome. La custodia del creato e la responsabilità delle generazioni. Adamo ed Eva non erano marito e moglie, erano l'umanità intera, e la generazione non era il figlio, la generazione è la responsabilità che l'alleanza dell'uomo e della donna ha delle generazioni, dei legami umani tra tutti noi. È questa doppia responsabilità. L'ultima Papa Francesco l'ha sottolineata con l'enciclica Fratelli Tutti. Io credo che, cari amici, la Renaissance è la riscoperta di questa alleanza dell'uomo e della donna. Io ho paura della cancellazione della differenza. La differenza è indispensabile per evitare il monismo dell'io, per evitare la dittatura dell'io.
se no siamo tutti di lingua inglese, dove l'unica lingua nel mondo dove I is a capital letter. Siamo tutti un po' minuscoli. Ecco, io credo che l'alleanza dell'uomo e della donna devono riscoprire, e qui ci siamo tutti, la responsabilità per custodire il creato e per aiutare le relazioni stabili tra i singoli, tra i popoli, all'interno della unica famiglia umana. Grazie. Belle parole. Vincenzo Paglia ci ha illuminato adesso nel percorso. Bene, Pier Ferdinando Casini, ci sono alcuni passaggi intensi del manifesto che ricordano ieri come oggi il Rinascimento come idea proprio di rinascita e benessere dell'uomo, temi che sono quanto mai attuali oggi con il Covid e soprattutto con la guerra in Ucraina. Prego, a lei la parola. Solo un temerario come me poteva accettare di parlare dopo Monsignor Paglia. Mi sono venute in mente le parole di Giovanni Paolo II, non abbiate paura. Il presidente Paglia, Monsignor Paglia, le voglio dire che ha detto delle cose importantissime, questo, veramente, che ho molto apprezzato, a partire dalle ultime, cioè la cancellazione delle differenze porta alla dittatura dell'io. Sono molto belle queste parole e devo dire che ci forniscono anche un senso di orientamento di cui avvertiamo sempre di più la necessità, perché è vero che siamo entrati in questa fase, in questo post 2000, avendo un grande rischio che è di perdere il senso di orientamento. E io credo che dalle parole di Monsignor Paglia a quelle di introduzione dei nostri fantastici attori, lettori e anche le parole di Roberto Masiero ci dimostrano che abbiamo fatto bene a mettere a disposizione questi locali del Senato per un'iniziativa che vuole prima di tutto determinare un abbraccio senza mascherine, un abbraccio intenso tra l'Italia e le Americhe, non solo l'America. Renaissance Evolution è una testimonianza culturale a cui sono chiamati tutti coloro che amano l'italianità e l'umanità, proprio perché in questa stagione c'è il rischio di finire nella dispersione della nostra identità e dei nostri valori. Allora l'iniziativa anche del Chief Cultural Officer è fondamentale, perché è un'iniziativa che richiama le compagnie, le aziende, i businessmen ad una responsabilità che è quella di avere un imprinting culturale, e con questo imprinting noi diamo anche alle compagnie, alle società una sostanzialmente bussola di orientamento molto importante, e determiniamo anche, riscopriamo anche un business che è non finalizzato solo al profitto, ma anche a tenere in centro e al centro l'individuo e la persona. Perché questo ha un'importanza fondamentale per l'Italia? Perché la diplomazia culturale è la chiave italiana. Parliamoci chiaro, noi purtroppo non siamo una grande potenza industriale, anche se abbiamo bellissime imprese. Probabilmente siamo una grande potenza spirituale, ma non per merito nostro, ma per il fatto che ci sono questi signori e che c'è il Vaticano praticamente in Italia, cosa che molti a volte dimenticano, perché molti ritengono, non capiscono fino in fondo, neanche molti uomini politici, la centralità italiana che noi dobbiamo all'esistenza del Vaticano. Pensiamo alla diplomazia di pace di realtà come Sant'Egidio, che
sì, sono italiane ma sono vaticane, nascono qui perché c'è un rapporto fondamentale con la Santa Sede e se non ci fosse questa opportunità anche l'Italia sarebbe più povera. Bene, noi siamo una grande potenza culturale e da questo punto di vista non abbiamo paura di confrontarci con gli altri. Io dico spesso, visitando le piccole e medie città italiane, che se noi avessimo alcune città, faccio un esempio, interesse privato in atti d'ufficio, Bologna. Se Bologna, che è una delle città più belle d'Italia, che però forse anche voi che siete qui non avete visitato tante volte, se Bologna fosse situata negli Stati Uniti d'America sarebbe la città più vista del mondo, perché noi possiamo esportare cose che in altri paesi non esistono, non per merito nostro, ma per merito di un fatto fondamentale, delle nostre radici e della nostra storia. Per cui la diplomazia culturale è la nostra carta, nei luoghi di guerra, nei luoghi molto distanti dai nostri, ma nelle Americhe in particolare. Perché? Perché noi abbiamo degli ambasciatori straordinari, perché abbiamo gran parte di italiani che stanno in questi paesi e abbiamo tanti americani che sono di origine italiana. Io ho in casa mia, nel mio salotto, un certificato che mi hanno regalato quando sono stato ad Ellis Line, come si chiama? Sì, esattamente, luogo di arrivo degli italiani negli anni del dopoguerra, ma io quel certificato è un certificato del 1903, quando mio nonno arrivò negli Stati Uniti d'America assieme ad altri 9 fratelli. Mio nonno poi, come i fatti hanno dimostrato, vista anche la mia esistenza, è tornato in Italia, ma di 9 fratelli 6 sono rimasti negli Stati Uniti, sono diventati cittadini americani e hanno visto l'Italia 2 o 3 volte nella loro vita. Noi abbiamo questi importanti ambasciatori in servizio permanente effettivo, oltre che voi ci sono anche loro, e questo ci consente di avere una capacità di fare diplomazia culturale molto più forte di altri paesi. Dunque, io penso che se Renaissance Evolution farà questo lavoro, non a caso è riconosciuto nei suoi sforzi anche dal Ministero degli Esteri, lo farà, credo, anche e per conto degli interessi nazionali. Un'ultima cosa. Un'altra cosa che ha detto Monsignor Paglia, mi permetto che è un concetto molto importante. Noi siamo distanti e siamo vicini. Noi siamo destinati ad essere sempre più distanti e anche se non lo vogliamo sempre più vicini. Perché? Perché la globalizzazione ci porta a una connessione di problematiche. L'ambiente non è un problema che lo possiamo risolvere noi o lo può risolvere gli Stati Uniti d'America o Trump o Biden. No, o lo risolve l'umanità o tutti saremo vittime di un ambiente degradato. La pandemia ci ha dimostrato questo in termini molto chiari. Perché i paesi ricchi donano i vaccini ai paesi poveri? Per filantropia? Forse, ma soprattutto per interesse, perché la connessione e la globalizzazione fa sì che siamo tutti sulla stessa barca e questo necessita di riscoprire assieme le nostre radici e le nostre radici sono soprattutto radici culturali che noi abbiamo il dovere di trasmettere, perché la cultura è trasmissione di valori, di identità e anche di umanità. Per cui questa iniziativa io spero che abbia successo e credo che le presenze non solo così folte ma soprattutto così qualificate siano un'ottima base di partenza.
Grazie Presidente, lei già li ha citati gli ambasciatori in prima fila, adesso diamo la parola a Stefano Queirolo Palmas che è l'ambasciatore d'Italia a Santo Domingo e non è un caso che oggi sia qui, visto che tra gli obiettivi di Renaissance e Evolution c'è quello di avere come punto di riferimento ai Caraibi proprio la Repubblica Dominicana. Prego, a lei la parola. Grazie. Fa piacere sentire che la Repubblica Dominicana sia al centro di un programma. Grazie agli organizzatori che mi hanno invitato, senatore, monsignore, segretario generale, amici, colleghi. Lasciatemi citare la presenza in sala dell'omologo e amico Tony Raful, ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia. Mi sono occupata a lungo nell'arco della mia vita professionale di diplomazia culturale e di promozione in generale, da ultimo anche al Ministero. La diplomazia culturale e persino quella scientifica e spaziale sono state una delle ultime cose che ho potuto seguire da vicino. L'avvio del fondo straordinario per consentire alla rete diplomatica consolare all'estero di avere la possibilità di strumenti per un'attività continuativa nel campo della promozione integrata di sistema e poi il programma Lunar Gateway, che è stata la partecipazione europea al programma americano Artemis, che prevede il ritorno dell'essere umano permanente sulla Luna e di lì verso Marte. Gli assi della discussione di oggi sono America Latina, diplomazia culturale, ma anche il ruolo del privato nella sua naturale e opportuna collaborazione con le istituzioni pubbliche nel fare diplomazia culturale, così consentendo di poter affermare il soft power italiano che tanto deve appunto alla nostra tradizione, alle nostre potenzialità di diplomazia culturale. È un potenziale così grande che ci siamo sempre detti che dovevamo considerarci e presentarci come superpotenza culturale, l'ha citato anche il senatore Casini. Le aspettative verso di noi, che certo esistono, sono tali da costringerci spesso a fare salti mortali per andare incontro a questo tipo di richiesta di Italia e di capacità di diplomazia culturale. Ai giorni nostri la situazione è resa anche più incoraggiante grazie al fatto che quel fondo straordinario che alcuni anni fa al Ministero abbiamo incominciato a dotare di tutto un apparato concettuale e di strumenti per poter estrinsecare la sua operazione, è diventata una dotazione permanente di fondi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in una logica di promozione integrata e quindi in un ambito di coerenza anche con la diplomazia commerciale e con il patto per l'export. E proprio a partire da quei fondi e l'impianto concettuale che abbiamo sviluppato per il loro utilizzo che si rende necessaria e opportuna un'interazione sistematica con il privato, che è mosso a sua volta da comprensibili considerazioni di identità di marchio, di cultura aziendale, di benemerenze reputazionali, di responsabilità sociale d'impresa verso una comunità o un mercato. È proprio la naturale condivisione di obiettivi con il privato in un'ottica di sistema paese, ma anche di contiguità col diversificato panorama degli italo-discendenti, anche questi sono stati più volte citati da ultimo, visto che parliamo appunto di America Latina, è proprio questo contesto che rafforza una pervasiva seduttività del nostro soft power. Da una superpotenza culturale nessuno ha istintivamente niente da temere e al contrario nessun privato che non sia una compagnia delle Indie si associerebbe mai a una politica culturale aggressiva. Nel caso di quello che ho potuto vedere nella mia ancor breve esperienza in Repubblica Dominicana, mi sembra che il fattore comune delle nostre promozioni sia
cercare di fare uno sforzo per favorire per ciascun contesto, per ciascun ambito al quale ci rivolgiamo, un entry point, un gateway di entrata verso la possibilità di conoscere l'Italia e di innamorarsi dell'Italia, affinché il consumatore culturale locale venga indotto a trovare la sua propria chiave di accesso e di ingresso e di esperienza del mondo Italia. In Repubblica Dominicana ci aspettiamo buoni risultati in campi diversi ma convergenti, come ad esempio esperienze di formazione professionale, assistenze tecniche cruciali come quelle che la Repubblica Dominicana ci chiede nel campo della diplomazia, della giustizia e persino di strutturazione della loro prossima agenzia spaziale. Ha avuto molto successo da ultimo il format banalmente della grande festa di piazza aperta a tutti all'italiana. Sono cose che dico a volte pensiamo che non siano necessariamente al passo con i tempi, non è necessariamente vero, continuano a funzionare, a volte funzionano anche molto bene e possono essere interamente sponsorizzate. Una delle cose più visionarie tra le iniziative che ho visto sorgere di recente è un'altra cosa che corre in parallelo con la diplomazia culturale, come ad esempio l'iniziativa congiunta con la Francia a favore dello sviluppo in Repubblica Dominicana di una industria nautica da diporto e di una cultura del mare. Se dovessi indicare un singolo asse per il rafforzamento futuro ulteriore delle nostre capacità e degli strumenti, delle nostre potenzialità di esercitare attraverso la diplomazia culturale un soft power, indicherei le borse di studio e i viaggi premio. Nulla lega di più per sempre una futura classe dirigente all'Italia quando l'aver passato i propri anni più propositivi nel nostro Paese. Nulla innamora di più dell'Italia che l'essersene innamorati da giovani. In conclusione, sento un gran bisogno di un profondo lavoro di analisi di scenario, di un programma d'azione personalizzato, paese per paese e pubblico per pubblico, per affermare definitivamente la nostra diplomazia culturale. Quindi pane per i denti anche di tanti nuovi Chief Cultural Officer pubblici e privati. E per parte mia sono particolarmente soddisfatto di aver contribuito a porre un granello specifico, non nell'attuale incarnazione di ambasciatore a Santo Domingo, ma in quella precedente ministeriale. Metà della raddoppiata rete di addetti scientifici italiani all'estero e il completamento dell'organico del nostro personale chiamato a dirigere gli istituti italiani di cultura all'estero è stato selezionato da commissioni da me presiedute. Grazie per l'invito, buon lavoro e tanti auguri a Renessus. Bene, abbiamo parlato di diplomazia culturale, ma che cos'è veramente la diplomazia culturale? Lo chiediamo all'ambasciatrice Antonella Cavallari e come l'organizzazione internazionale ILA la interpreta. Prego. Beh, bella domanda, non c'è dubbio. Il senatore Casini diceva che è un temerario perché ha parlato dopo Monsignor Paglia, io una temeraria perché do una risposta del genere ad una domanda direi impegnativa. Innanzitutto, visto che poi parliamo di rinascimento, io direi che anche la diplomazia culturale deve rinascere, cioè si deve adeguare un pochino ai tempi, non può essere sempre la stessa, quindi questa domanda ha tante risposte. Ci sono tanti modi di fare diplomazia culturale, no? C'è il modo più classico, diciamo mostre, piuttosto che esposizioni, manifestazioni, concerti, cinema, eccetera. Questo va benissimo, è il soft power italiano, è il soft power in generale perché ti consente di portare fuori un'idea, no? E poi ci sono delle forme forse più contemporanee di diplomazia culturale che oggi cominciano a diventare un po' impegnative e comportano una serie di conseguenze. Mi riferisco per esempio alle nuove forme di diplomazia digitale, di cultura digitale, che comporta anche l'accesso a queste nuove forme. Uno può fare una mostra fisica come si è sempre fatto e può fare anche una mostra virtuale, un tour virtuale
il che presuppone che quello che la va a vedere abbia una banda larga o comunque una connessione internet che funzioni, e quindi presuppone una serie di infrastrutture, di investimenti, eccetera. Quindi ci sono tanti modi di fare diplomazia culturale, e la prima cosa che mi sento di dire è che bisogna evolversi, quindi bisogna seguire queste nuove forme e bisogna rispondere a delle sfide che siano attuali, perché parlare di diplomazia culturale, di esportazione, tra virgolette, di modelli culturali, implica anche rispondere a delle sfide, a delle domande che siano di interesse di quelli che non possono essere visti semplicemente come dei clienti, come dei destinatari di eventi, ma come dei soggetti che interagiscono. Allora, se io voglio che un soggetto interagisca, ascolti quello che dico, segue quello che faccio, devo anche rispondere a delle domande di suo interesse. Quindi quali sono quello che ci proponiamo noi come ILA, e qui vengo poi al tema centrale di oggi, che è il rapporto con le Americhe. Io parlo per la parte sud, dai Caraibi in giù. Bisogna anche chiedersi che cosa è di interesse di quest'area. Non è che possiamo portare la qualunque, no? L'umanesimo, il Rinascimento va benissimo, è un'idea centrale, l'uomo come centro, diciamo, delle attività culturali, ma anche di ogni altra attività, è anche l'idea del G20, no? People, Planet, Prosperity, l'uomo al centro, però bisogna poi declinarlo nelle sfide quotidiane. Che cosa abbiamo notato noi, in particolare in America Latina? La domanda è di formazione degli operatori, per esempio. C'è una forte domanda non solo di vedere le cose belle che l'Italia fa, che quello rimane un evergreen, ma c'è una domanda profondissima di condivisione della capacità professionale. Quindi gli operatori culturali vanno formati, devono apprendere determinate tecnologie, determinate esperienze, anche per poter elaborare le proprie idee artistiche, ad esempio. Quindi noi, per esempio, facciamo moltissima formazione, lo facciamo con dei progetti di cooperazione che sono finanziati dal governo italiano, ma anche con progetti europei, a finanza europea. In particolare, per esempio, lavoriamo molto con la Fondazione Beni Culturali, e mi dispiace che non ci sia ancora il ministro Franceschini. Ah, eccolo, è arrivato. Ministro, buonasera. Con la Fondazione Beni Culturali stiamo lavorando benissimo, siamo molto contenti perché proprio con la Fondazione riusciamo a fare dei corsi per insegnare, ne abbiamo fatto uno per insegnare la gestione di musei inseriti nel territorio. Queste sono azioni di diplomazia culturale, però calate in un contesto che rispondono a delle esigenze. Ancora con la Fondazione adesso organizzeremo anche con i Carabinieri, con il nucleo dei Carabinieri per la protezione del patrimonio, dei corsi per contrastare il traffico illecito di beni, di opere d'arte, che è un altro problema concreto, un problema che si lega alla diplomazia culturale ma che risponde ad un'esigenza. Vi ho fatto 2 esempi, ve ne potrei fare anche molti altri, ma non vi voglio annoiare, però l'idea che vi voglio trasmettere è quella di calare la diplomazia culturale nell'attualità e dare risposta a delle sfide, perché è molto importante poter, diciamo, avere un rapporto da pari a pari con chi diciamo beneficia poi di questi progetti, ma rispondere a delle esigenze. L'altra esigenza che ho accennato è quella di lavorare per permettere di usufruire di produzioni digitali, perché non è così semplice, non è così banale, la formazione e direi anche la tutela proprio del patrimonio. Per esempio ci sono opere d'arte bellissime, in America Latina è pieno di siti storici, di città storiche, centri storici, edifici che a volte hanno, anzi molto spesso, hanno bisogno di un'esperienza italiana e di una capacità di restauro, ed è quello, per esempio, anche una risposta concreta
alla preservazione di una identità. Non dimentichiamoci che la cultura è l'identità di un popolo, non c'è popolo che non abbia un'identità culturale, quella va preservata. Allora oggi io mi pongo questo problema: come la preserviamo? Che cosa dobbiamo fare? Allora condividiamo le nostre capacità anche per preservare un patrimonio. Facciamo per esempio progetti bellissimi per l'Havana, Cuba. L'Havana è una città straordinaria e il centro però stava cadendo a pezzi, lo stiamo restaurando. Facciamo dei corsi di restauro su opere molto belle che si stanno perdendo. Mentre restauriamo l'opera insegniamo anche alle persone sul posto a provvedere alle prossime necessità in maniera autonoma, la famosa canna da pesca, cioè non è che gli si dà il pesce, bisogna andare lì e trasmettere queste conoscenze. Ecco, un po' l'idea appunto nostra è quella di lavorare insieme per rispondere a delle sfide, per trasmettere delle conoscenze e per valorizzare delle identità, delle culture. C'è un discorso proprio di messa in valore della cultura, non solo come mezzo per farsi conoscere, ma anche proprio come riscoperta delle proprie radici. Si è parlato tanto prima di radici e questo è legatissimo al tema culturale. Quindi io penso che il mio tempo sia esaurito, quindi se volete approfondire quello che facciamo abbiamo un sito abbastanza completo, basta guardare ILA, che è scritto con 2 I, e così soddisfare un po' se ne avete di curiosità. Poi ci sono mille interventi che si possono fare, abbiamo molte borse di studio, abbiamo accordi con università con le quali collaboriamo, quindi una rete anche di accordi internazionali con organismi internazionali, penso all'ICROM, ma a tanti altri. E cercare un po' di fare sistema, però senza perdere di vista l'attualità, altrimenti insomma bisogna guardare indietro ma bisogna guardare anche avanti, altrimenti si perde un po' la rotta. Grazie mille. Bene, grazie ambasciatrice per la passione con la quale ci ha parlato di diplomazia culturale. E do il benvenuto al Ministro della Cultura Dario Franceschini che ci ha raggiunti, grazie, al quale tra poco naturalmente cederemo la parola, ma è il momento di Michele Pavan, perché oggi qui lei rappresenta il mondo imprenditoriale, che è l'anello centrale, ecco, del legame tra accademia, intesa come cultura, e anche istituzioni. Prego. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie agli invitati, grazie a chi mi ha preceduto. È un ruolo un po' difficile, direi, dopo le istituzioni, parlare del mondo privato. Io ho un background ovviamente accademico, dal quale porto anche saluti del magnifico rettore dell'Università LUM, che so che è stato invitato e mi ha delegato a portare i saluti, ma soprattutto del mondo privato che rappresento in 2 realtà, una che richiama sicuramente Renaissance Revolution, che è Mondo Internazionale, l'associazione no profit fondata in Italia, e una realtà invece privata che è un SRL semplicissima che si occupa sempre di diplomazia culturale. Io personalmente ho un background di intelligence e sicurezza, quindi tanti di voi sicuramente si chiederanno qual è il nesso tra sicurezza e diplomazia culturale. La sicurezza in realtà è uno dei punti cardini che nasce proprio dalla diplomazia culturale, perché non ci può essere sicurezza se non c'è diplomazia culturale prima, quindi conoscenza di quello che è un contesto. Da questo punto, quando mi hanno chiamato per propormi appunto l'attività del Chief Cultural Officer, ho pensato subito che fosse un'iniziativa molto importante per quello che è il panorama internazionale. Questo permette al mondo privato di riconoscere una figura professionale di quello che è una competenza culturale che è fondamentale per il mondo industriale. Mi sono segnato 5 punti del motivo per il quale nel mondo privato sicuramente la diplomazia culturale è fondamentale. Uno, come accennavo, è la sicurezza. Per tutti quelli che si occupano di sicurezza e tecnologie, conoscere le altre culture, conoscere la diversità, valorizzare la diversità integrandola, quindi mettendola a sistema per fare rete, è uno dei punti cardini per quello che è la diplomazia culturale. Il secondo punto è la sostenibilità sociale. Se
ovviamente con il mondo internazionale in generale, attività, le interazioni, i viaggi, gli studi, le interazioni tra le aziende, l'internazionalizzazione delle imprese in altri contesti, in America ma anche in Africa, in Asia e in altri contesti. Laddove c'è una sostenibilità sociale, quindi l'integrazione, a partire dai giovani, quindi nelle scuole, noi rendiamo sostenibile l'integrazione perché c'è un'interazione costante a partire dalle scuole, una valorizzazione della cultura, una conoscenza culturale degli altri fattori. Noi promuoviamo il nostro contesto culturale, l'Italia, abbiamo parlato di musei, di cultura, di storia, di rinascimento, ma valorizziamo anche le altre culture in quello che è un sistema a fare rete. Il terzo punto è la crescita sostenibile, abbiamo parlato di tecnologie. Le tecnologie che vengono sviluppate negli Stati Uniti, in Italia, in altri contesti, ma anche l'ambiente stesso, è qualcosa che va valorizzato da un punto di vista internazionale. Il nostro punto di vista, possiamo definire occidentale, includendo anche l'America ovviamente e l'Europa in sé, è un punto di vista che sicuramente va approfondito con quello dell'Africa, va approfondito con quello del Medio Oriente, va approfondito con quello dell'Asia, per far sì che questa crescita sia sostenibile da parte di tutti in valori condivisi. E poi ci sono gli ultimi due punti che sono estremamente connessi, l'economia e quello che è la parte della sicurezza legata alle nuove tecnologie però. La parte dell'economia beneficia di tutto questo come un grande bacino da cui pescare, delle nuove figure, delle nuove professioni, nuove competenze, ma beneficia anche di quello che è un volano economico. Penso che in Italia una delle realtà che ha reso la diplomazia culturale qualcosa di economico è stata Eni. Eni ha valorizzato il panorama culturale in tutto il mondo, non soltanto esportando un modello di business, ma esportando una cultura e valorizzando la cultura locale nei contesti in cui operava. E questo penso che sia uno degli esempi forse che tutti noi conosciamo ed è più facile da comprendere. L'ultimo aspetto è legato a quello che poi effettivamente svolgo io tutti i giorni, che è quello delle tecnologie. Noi affrontiamo adesso tecnologie, specialmente i droni, altri sistemi molto complessi, la blockchain, le criptovalute, tante cose che possono essere una novità incredibile per lo sviluppo economico, un volano importantissimo, ma possono essere anche una sfida problematica da gestire, sia per i governi, sia per adattarli ai valori che le nostre società condividono. E qui tutto parte, secondo me, dalle scuole. Una formazione costante nei giovani e una condivisione di quelle che sono le conoscenze permette di valorizzare queste tecnologie e un uso proprio, consapevole da parte delle persone che garantisce questo progresso nel contesto internazionale. Da ultimo, e penso non per importanza sicuramente, è fare sempre più sistema. Abbiamo visto le realtà no profit, abbiamo visto le realtà private che cercano in qualche modo, forse in chiave protezionistica, di tutelare i propri interessi economici, di andare da soli, di fare qualcosa da soli per sfondare quello che è un mercato, qualsiasi esso sia. Invece fare rete a livello globale, quindi con le organizzazioni, con le ambasciate, con le istituzioni, con gli stati in tutto il mondo, ma anche tra i privati e poi le realtà no profit, consente di fare poi un'attività di sistema che garantisce un percorso dalla parte formativa alla parte poi imprenditoriale e quindi un'evoluzione tecnologica che garantirà quello che è un futuro della diplomazia culturale. Io auspico questo, insomma, che il progetto e l'attività che porta avanti la Renaissance sicuramente negli Stati Uniti, che penso sia fondamentale già l'interazione tra le varie realtà americane, possiamo così dire, tra le varie culture che hanno in qualche modo sviluppato l'America, quello che come la conosciamo noi oggi e quello che potrà essere in futuro, possa essere soltanto, diciamo, l'inizio di un volano di collaborazione tra il mondo accademico e il mondo istituzionale, per far sì che poi i giovani abbiano anche una porta, una vista di quello che sarà il futuro sicuramente promettente e consapevole. Grazie dell'invito, grazie a tutti voi. Bravo Michele Pavan, adesso è il momento di Tim Phillips, un importante stratega politico americano, fondato ed è presidente di Americans for Prosperity. Credo che per unire sempre di più le due sponde dell'Atlantico sia sicuramente un valore aggiunto la contaminazione culturale e politica. Prego, a lei la parola. It's an honor to be with you today. Roberto, thank you for the work that you do across the United States with Renaissance Evolution, across the Caribbean, and here in Italy. Now more than ever, it's important. You know, 3 days ago in the United States, we celebrated our 246th Independence Day.
always an exciting, momentous time in my country. The words of the Declaration of Independence began, "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights. Among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." The man who wrote those words, Thomas Jefferson, a Virginian, often spoke and wrote that many of his ideas and values came from the thinkers, the academics, the inventors from the Renaissance. You see, Benjamin Franklin, Roger Sherman, John Adams, our founding fathers, much of what they believed and wanted to build in our nation originated from the ideals from Greek leaders, Socrates, Plato, and that were reborn during the Renaissance. We owe so much to your country and to the values that were instilled here: human dignity, excellence in the arts and science, individuals being allowed to excel, to live their dreams. I grew up in a small town in South Carolina, the southern part of the country. That's why the heat and the humidity of Rome doesn't really bother me. It's beautiful. And in my hometown, my father drove a bus for 19 years, every day. My mother worked the 4 to midnight shift in a factory. My parents instilled in me the idea of the American dream. That with hard work, personal integrity, treating people well, you could do anything. You could go anywhere. You could be anybody. That's the American dream. As I've traveled this great country for 26 years now, from one end of Italy to the other, spoken to so many proud Italians, I see the Italian dream is just like the American dream, right? And it was born in the Renaissance. Today we face challenges that many of us have never seen before. I can tell you this though, I know that our nation, and I know that your nation, is going to persevere. We're going to excel. We're going to move forward. And the ideals of the Renaissance are going to help lead that way. Now, more than ever, we need the Italian Renaissance to light the way for human achievement, for prosperity, equality, hope, dignity of the individual. That's what makes life worth living. That's what's at threat today in many places in the world. But I'm optimistic, and I believe a conference like this, followed by the work I know, Roberto, you are going to do across this world, is going to lead the way. Thank you all very much. Grazie davvero a Tim Phillips per il suo intervento. Siamo giunti alla fine, Ministro Franceschini, per Renaissance Evolution è centrale il valore della diplomazia culturale. Da questo punto di vista sicuramente la diffusione della cultura in tempi di crisi è sicuramente una sfida quanto mai importante. Lascio a lei la parola. Grazie veramente, scusate il ritardo, ma è finito pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri e mi ha consentito di arrivare almeno per le conclusioni, sentire alcuni interventi importanti e apprezzare davvero questa iniziativa. Ci sono varie ragioni per cui noi dobbiamo investire sulla diplomazia culturale. Una è puramente italiana. Sentivamo il riconoscimento dell'Italia come punto di riferimento di molti valori, come potenza culturale. È uno strumento formidabile che dovremmo mettere a disposizione della nostra diplomazia più di quanto è stato fatto in passato. Ma c'è un argomento di carattere generale che giustifica, soprattutto in una stagione di guerre, di ritorno di
di cose e di immagini che non pensavamo di dover vedere in questo secolo, e cioè la diplomazia culturale come strumento di avvicinamento delle nazioni e dei popoli. In questi anni da ministro, in diversi governi, ma abbiamo tutti concordemente investito molto sulla diplomazia culturale. Io ricordo come uno dei momenti più emozionanti dei miei mandati da ministro, quando a Expo 2015 a Milano chiamammo i ministri della cultura di tutti i paesi presenti all'Expo, erano più di 80 ministri della cultura, e faceva un certo effetto vedere intorno a un tavolo ministri di paesi lontani, ostili tra di loro, che però avevano accettato di discutere della cultura come strumento di dialogo tra i popoli. E chiamammo a fare il discorso introduttivo un grande intellettuale italiano che purtroppo ci ha lasciato poco dopo, Umberto Eco, e Umberto Eco, con quella capacità straordinaria che hanno solo i grandi intellettuali di dire cose semplici ma di una profondità assoluta, ci disse: voi ministri della cultura dovete essere portatori di conoscenza, non vi conoscete abbastanza. Quasi tutte le guerre del passato, quasi tutti gli odi del presente derivano dal fatto che non vi conoscete abbastanza. È profondamente vero questo discorso. Ce ne accorgiamo quando capitano, quanto eravamo in grado di dire, di conoscere e di sapere della cultura dell'Ucraina prima che esplodesse il conflitto. Quando parliamo in modo uniforme, parliamo di extracomunitari, di immigrati dall'Africa, dimenticando che sono paesi tra di loro diversi, con culture diverse, religioni diverse, identità diverse, uniformiamo tutto. Quindi la conoscenza è il principale antidoto per evitare i mali di questo tempo. Poi abbiamo seguito questa strada e sono convinto che il Paese continuerà a seguirla al di là dei governi che si alternano e dei ministri che cambiano. Siamo stati i promotori, avendo la presidenza di turno, del primo G7 Cultura della Storia e del primo G20 Cultura della Storia. Sapete che i G20 e i G7 dei capi di governo e di Stato sono preceduti da incontri tematici, non erano mai stati fatti incontri sulla cultura. E invece il documento finale del G20, che è una sede prettamente economica, oltre a impegnare a fare diventare questo appuntamento tra i ministri della cultura permanente, l'ha individuato la cultura come uno dei fattori di una crescita sostenibile, intelligente e come uno strumento di pace. Abbiamo ripetuto con l'ultima cosa, meno di un mese fa, una bellissima iniziativa, anche questa emozionante, un incontro a Napoli dei ministri della cultura del Mediterraneo. Anche in questo caso hanno accettato di sedersi intorno a un tavolo paesi molto lontani, anche che non si riconoscono tra di loro. Hanno accettato di discutere di cultura, di battaglie comuni a difesa del patrimonio culturale, di contrasto al traffico illecito e il riconoscimento anche questo, che la cultura può essere un veicolo straordinario per avvicinare i popoli e i paesi in un momento in cui ce n'è grande bisogno. Quindi grazie di questa iniziativa, insistiamo che abbiamo un terreno enorme che abbiamo il dovere di esplorare. Bene, grazie al Ministro Franceschini per il suo discorso. Io approfitto per ringraziare tutti gli speaker che sono intervenuti, da Pier Ferdinando Casini, Antonella Cavallari, Vincenzo Paglia, Stefano Quirolo Palmas, Michele Pavan, Tim Phillips. Grazie davvero a tutti. Oggi abbiamo scoperto anche in Italia il valore dei Cultural Officer di Renaissance Evolution, che conterà, abbiamo detto, abbiamo sentito da Roberto, nei prossimi anni su 5.000 volontari, speriamo anche di più, che porteranno avanti la missione di ritornare al virtuosismo rinascimentale anche grazie a strumenti nuovi della modernità, come anche le tecnologie, come è stato detto dagli speaker in precedenza, perché anche quelle possono dare comunque un contributo per la costruzione di questa nuova metodologia di cultura diplomatica. Io ringrazio tutti voi. Questo è il momento adesso di consegnare i certificati ai nuovi Chief Cultural Officer oggi presenti. Lascio volentieri la parola per questo a Roberto Masiero. Prego, Roberto. Evolution. Understanding the art of human connectivity. Relationship building. The epicenter of opportunity. Renaissance Evolution offers the insights, perspective, and new formula for the sustainable collective growth of global markets. Through its understanding of the intricacies of human interaction, foresight into future trends, and network
of global influencers. The Renaissance Evolution Academy presents a new executive curriculum and C-suite position. The Chief Cultural Officer. It's all about connecting. The culture of knowing what's next. Disrupting one another. Bringing people together to help each other. Seeing the impossible as possible. Creating greatness together. The Chief Cultural Officer. Shaping the evolution of the global economy. Quindi vorrei chiamare prima di tutto alcuni di questi. La prima è Elisabetta Peretti. Abbiamo qui Alessio Pinelli. Grazie a te. Nuccio Ludovico. Questi sono i certificati, giusto per... Ok, perfetto. Poi chi c'è? Lorenzo Turchi Floris, maestro d'orchestra. Grazie maestro. Grazie mille.